Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di una pulitrice magnetica ad aghi modello KT185 della Vevor. Chi non conosce Vevor, andate a dare un'occhiata sul sito e guardate quanti prodotti vendono. Vevor.it, ma vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Allora, questa pulitrice magnetica ad aghi ci permette di pulire in modo minuzioso e molto dettagliato oggetti che abbiano della sporcizia insinuata in punti difficilmente raggiungibili. Come ricorderete, io già avevo costruito un tumbler, un piccolo tumbler fai da te, che permetteva di pulire ad esempio i bossoli per la ricarica, per le munizioni. Io il tumbler lo utilizzo da tantissimi anni, utilizzo però quello a vibrazione che funziona con la graniglia. Mi è costato un centinaio di euro e non è proprio comodissimo perché la graniglia comunque si sporca, va cambiata, i bossoli non si puliscono benissimo, la graniglia va a insinuarsi nella sede dell'innesco e poi va rimossa, insomma sicuramente non è il massimo, funziona ma non è il massimo. Alla stessa cifra potete comprare un prodotto della Vevor. Questa pulitrice ad aghi infatti costa 150 euro scontata e vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per andarla a vedere sul sito internet. Comunque continuiamo a parlare della macchina. Allora, funziona con dei magneti che ruotano, trascinano quindi degli aghi che colpiscono gli oggetti che vengono inseriti all'interno della vaschetta, rimuovendo la sporcizia in modo perfetto. E può essere utilizzata per i gioiellieri, è molto utilizzata per i gioiellieri che possibilmente hanno anche un laboratorio nel quale producono i loro gioielli che poi devono essere puliti. Anche l'ultrasuoni può funzionare, ma sicuramente non riesce a funzionare come questo, che ha un'azione meccanica, va a colpire letteralmente l'oggetto e rimuove la sporcizia anche più ostinata. Ora faremo delle prove con degli oggetti un po' rovinati. Ci sono dei bit, un ugello di una saldatrice, una collanina in ferro che proverrà da qualche sorpresina di ovetto di Pasqua, dei bossoli sporchi, una fibbia di un orologio, eccetera. Vediamo come funziona, vediamo come si comporta e vedete la differenza tra prima e dopo. Quindi iniziamo. E allora ragazzi, questa quindi è la macchina che utilizzeremo oggi, Vevor KT185 Magnetic Tumbler. Guardiamo innanzitutto quello che ho intenzione di pulire. Qua sul tavolo abbiamo degli oggetti e fra le mani ho questa fibbia di un orologio molto sporca con delle ossidazioni che sicuramente ha necessità di essere pulita per bene. Guardate quanta sporcizia accumulata ci sia sulla sua superficie, difficile da rimuovere soprattutto nei punti più difficili da raggiungere, in questi spazi così piccoli, eccetera. Guardate, allora abbiamo questi inserti che hanno pure un po' di ruggine. Obiettivamente la ruggine non ho mai provato a pulirla, è un'azione meccanica, quindi le parti che ormai sono ossidate, le scavature eccetera, rimarranno. Poi abbiamo questa moneta da 1 euro con un pochettino di sporcizia nei bordi sia da una parte che dall'altra e cercheremo di pulirla per bene, più questa moneta da 5 centesimi, un ugello di una saldatrice, un anello in oro e diamanti e c'è della sporcizia accumulata, scusate metto a fuoco, c'è della sporcizia accumulata qua in questi spazi così piccoli, difficilissimi da pulire, e questo è semplicemente un esperimento di una catenina in ferro, semplicemente ferro, molto economica. Vediamo però come riuscirà a pulirla. Adesso diamo un'occhiata alla macchina. Allora, sulla parte frontale abbiamo questo pannello di controllo che ci permette tramite questo tastino di regolare il senso di rotazione. Ha una rotazione normale e una rotazione con i magneti che girano in modo invertito. Questa è la rotella per poterla accendere. Abbiamo la possibilità di metterla su on e avviarla senza timer, oppure utilizzare un timer fino a 60 minuti. Sulla parte più alta abbiamo questa parte rotonda che serve semplicemente ad evitare che la vaschetta possa scivolare via. Poi abbiamo questo tappetino gommato, all'interno ci sono dei magneti che sono vicini alla superficie che quindi trascineranno con sé gli aghi. Si tratta di micro aghi in acciaio che appunto verranno trascinati da questi magneti e ruotando colpiranno più volte gli oggetti. Ovviamente vanno utilizzati assieme a dell'acqua, meglio se utilizzate anche un detergente, ci sono dei detergenti specifici e io consiglio anche di utilizzare l'acqua calda o comunque almeno tiepida. Quindi guardate come aderiscono con molta forza questi magneti su questo tappetino. Ecco, bravo Riccardo, adesso ho paura che si rompa. C'era il rischio che si potesse rompere il sacchettino e poi staccarli da qua, sarebbe stato quasi impossibile. Allora mettiamo la vaschetta sulla sua superficie, togliamo il coperchio, mettiamo l'acqua al suo interno e proviamo a fare questa pulizia. Ma prima di iniziare ad usarla vi faccio vedere quindi la macchina accesa. Allora, mettendola su on
si accenderà, si accenderanno le ventole e da questa parte abbiamo un ingresso per l'aria. Nella parte posteriore c'è semplicemente l'uscita dell'aria che viene raffreddata. Un fusibile, verranno dati in dotazione anche 2 fusibili di scorta per poter eventualmente sostituirli se necessario. E come vedete abbiamo anche questa impugnatura, una a destra ed una a sinistra, perché la macchina effettivamente è massiccia e pesante, fatta tutta in metallo. Le uniche parti in plastica sono la vaschetta e il tastino, il resto è tutto in metallo, quindi una macchina di buona qualità. Da questo tastino avremo la rotazione normale dei magneti, come vedete è pure silenziosa, l'unico rumore che si sente è quello delle ventole. Sullo 0 i magneti smetteranno di ruotare, quindi mettiamo all'interno della vaschetta un poco di acqua. Ok, adesso cambio inquadratura e vi faccio vedere dalla parte alta come si comportano i magneti una volta inseriti al suo interno e poi vediamo anche il loro movimento una volta avviata. Allora, per fare le cose davvero molto bene andrebbe rispettato un principio fra quantità di aghi da utilizzare e oggetti da mettere al loro interno, e comunque con l'esperienza a poco impareremo anche a dosarli nel modo giusto. Quindi mettiamo all'interno un poco di micro aghi. Come vedete si sono concentrati tutti in un punto. Adesso proviamo ad avviarla e vediamo il movimento degli stessi. Ok, come avete visto gli aghi si sono disposti esattamente con la forma dei magneti e ruotavano all'interno del liquido formando un vortice. Questo avrebbe consentito di colpire vari oggetti che io metto al suo interno. Adesso vediamo la rotazione inversa. Quindi sto utilizzando dell'acqua fredda, non utilizzerò dei prodotti specifici, ma un semplice sgrassatore Chanticleer, un paio di spruzzate solo per facilitare il lavoro alla macchina. Utilizziamo un semplice prodotto di uso domestico. E allora mettiamo innanzitutto l'ugello della saldatrice, ridotto davvero molto male. Il primo, questa moneta, anch'essa sporca, non eccessivamente, però sicuramente non è pulita, noi vogliamo che sia molto pulita. Quest'altra moneta molto ossidata, sporchissima, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Questo anello che come vedete all'interno di questi spazi si è accumulata molta sporcizia, praticamente i diamantini non brillano più. Questo inserto, anch'esso sporco e ossidato. Un altro inserto più grande. Questa collanina in realtà è una collanina in ferro, quindi non lo so, sono un po' in dubbio se metterla perché temo che possa andare ad aderire contro le superfici metalliche. Proviamo, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Anche questa verrà attratta ovviamente dai magneti. E poi questa fibbia, questa chiusura dell'orologio che vi ho fatto vedere che è molto sporca e sicuramente ha bisogno di un po' di pulizia. E adesso questi bossoli, che sono quelli che nel mio campo saranno i protagonisti dell'utilizzo di questo macchinario. Guardate, vi faccio vedere come si sporcano i bossoli una volta raccolti da terra. All'interno sono completamente neri, pieni di sporcizia. Adesso ve ne faccio vedere qualcuno un po' più sporco. Ok, ad esempio guardate questo, è sporco ed ossidato, anche la sede dell'innesco è completamente nera e bruciata e l'interno è pure nero con segni di ossidazione. Quindi mettiamo all'interno, mettiamoli tutti. Oh, guardate, ce n'è qualcuno davvero in pessime condizioni. Dai, mettiamo tutto dentro, avviamolo. Quindi vado in modalità 1, dopodiché proverò anche in modalità invertita. Adesso la pulitrice sta lavorando già da qualche minuto. Ho inserito però al suo interno tutti gli aghi che avevo a disposizione, quindi attendiamo ancora circa una mezz'oretta e poi vedremo il risultato che abbiamo ottenuto. Ogni 10 minuti la macchina si ferma
fa una piccola pausa di alcuni secondi durante la quale si accenderà questa luce rossa che indica lo stop, dopodiché ricomincia a ruotare. Volevo farvi notare pure che la macchina comunque risulta molto sicura perché ha questo anello che impedisce che la vaschetta possa spostarsi e la stessa vaschetta, grazie agli aghi che sono in metallo e ai magneti che attraggono verso giù, risulta praticamente impossibile da sollevare. Guardate, è davvero tenuta molto bene. Se io provo a sollevarla, piuttosto sollevo la stessa macchina e non riesco a sollevare la vaschetta dalla sua superficie. Per poter fare ciò sarà necessario tenere la macchina ferma e in modo deciso sollevare la vaschetta. Quindi anche da questo punto di vista è da apprezzare perché risulta davvero molto sicuro nell'utilizzo. Allora ragazzi, però è importante sapere pure quanti decibel emette questa pulitrice ad aghi, perché effettivamente in base all'ambiente nel quale si utilizza potrebbe risultare fastidioso. Guardate questo misuratore di decibel, in questo momento con la mia voce ha dei picchi anche di 80 decibel, quindi usiamo questa misura di 80 decibel per fare un confronto con questo strumento. Allora la accendo, farò un attimo di silenzio in modo che il misuratore di decibel raggiunga il valore minimo, dopodiché accenderò la pulitrice. Come vedete siamo a 75 decibel, adesso parlando raggiungiamo nuovamente 80-81 decibel, addirittura adesso 82 decibel, quindi emette un suono paragonabile a quello di una voce umana. E allora siamo già arrivati praticamente quasi alla fine del lavaggio. Come potete vedere c'è del vapore all'interno della vaschetta, perché durante l'utilizzo l'acqua si surriscalda, quindi questa è una cosa positiva, non è necessario andare a mettere dell'acqua calda. Sicuramente con un prodotto specifico, anziché un classico Chanticleer, si potranno ottenere dei risultati professionali, ma come vi ho detto poco fa, a me interessa vedere come funziona dal punto di vista meccanico. Adesso attendiamo che finisca il suo lavaggio. Come vedete ho preparato già delle vaschette, una con dell'acqua pulita e una invece vuota. Adesso togliamo tutto ciò che c'è all'interno della vaschetta, quindi spostiamo la nostra pulitrice, solleviamo la vaschetta, come vedete rimane ben salda, la mettiamo da questa parte e iniziamo con la procedura di svuotamento della vaschetta. Dobbiamo togliere quindi sia i micro aghi che gli oggetti che abbiamo appena pulito. Vi faccio vedere qual è la procedura che utilizzo io. Per poter recuperare gli aghi io utilizzo un sacchettino con all'interno dei magneti, quindi lo metto all'interno della vaschetta e ovviamente gli aghi andranno ad accumularsi sulla base. A questo punto metto gli aghi in un contenitore pulito, rigiro il sacchetto e così avrò gli aghi all'interno del sacchettino. Dopodiché posso svuotarlo e gli stessi andranno a finire all'interno di questo contenitore, quindi continuo finché non rimuovo una grande quantità di aghi. Ovviamente oltre agli aghi recupererò anche gli oggetti in ferro, per esempio la collanina eccetera. Quindi ripeto questa operazione più volte. Perfetto, praticamente abbiamo raccolto già tutti gli aghi, ne sono rimasti solo pochissimi. Possiamo procedere a svuotare la vaschetta rimuovendo con le mani gli oggetti dal suo interno. Si può utilizzare anche un colino, qualcosa che abbia comunque una trama fitta, ma secondo me questa procedura con il sacchetto e i magneti al suo interno è molto più pratica. Quindi prendo con le mani ciò che posso recuperare, lo metto nell'acqua pulita per poterlo risciacquare e infine procederò a recuperare gli ultimi aghi che sono rimasti all'interno di questa vaschetta e all'interno della vaschetta nella quale sciacquerò i pezzi. Guardate come si è pulita a meraviglia questa fibbia, è praticamente ritornata letteralmente nuova. Guardiamo anche da questa parte, abbiamo raggiunto i punti più nascosti e adesso è tornata letteralmente pulitissima, anche nei punti più difficili, questi micro forellini, davvero un ottimo lavoro. Guardiamo questo anello, rimuoviamo un micro ago che si è incastrato in questo forellino, è ritornato pulitissimo, davvero spettacolare. Guardate gli spazi più nascosti, perfettamente pulito, bellissimo. Ok, siamo a 2, guardiamo la moneta,
Anche questa è stata pulita perfettamente, non ci sono più segni assolutamente di sporco che erano presenti prima di metterla nella vaschetta. E guardiamo anche i bossoli, prendiamone uno, guardate la parte interna, ora non va la luce però sembrano praticamente nuovi. Ok, in questo modo si vede molto meglio. Erano dei bossoli ormai neri ossidati che siamo riusciti a pulire pure nel microforo della sede dell'innesco, e quindi un ottimo lavoro anche per questo. Vediamo l'ugello della saldatrice. Ricorderete che era completamente nera ed ossidata, ovviamente questi sono punti di saldatura che si sono attaccati ed è impossibile rimuovere, però l'ha pulita pure molto bene. Questo invece è l'inserto che abbiamo messo poco fa, che ricorderete che era completamente arrugginito e pieno di sporcizia, e adesso invece è stato pulito anch'esso molto bene. Ma mancava all'appello questa monetina, asciughiamola pure. Allora, ricorderete com'era ridotta, ragazzi, guardate, ci sono ancora dei piccoli segni, probabilmente anziché mantenerlo mezz'ora all'interno di questo bagno l'avessimo mantenuta un'ora, si sarebbe pulita ancora meglio. Guardate, ricordate che era tutta ossidata e adesso è venuta fuori molto pulita. E questo è l'inserto che era pieno di ruggine, lo asciugo. Qualche microago ovviamente si perderà, ma è normale. Guardate, non c'è più assolutamente ruggine. Queste che vedete sono normali macchie del metallo, però per quanto riguarda la ruggine è stata rimossa del tutto. Anche la scritta adesso si vede benissimo, invece prima era un piccolo accumulo di ruggine. E questa è la collanina di ferro, la collanina che proviene da qualche sorpresina di ovetto Kinder, che come vedete è stata pulita pure molto bene. Ovviamente è qualità scadente, quindi si è ossidata in modo molto abbondante, però per quanto riguarda le macchie di ossidazione e tutti i segni che avevamo sulla superficie, adesso sono completamente spariti. Anche per quanto riguarda i bossoli abbiamo ottenuto davvero un ottimo risultato. Ovviamente quelli più vecchi, ho messo anche qualcosa di estremamente sporco, non sono stati puliti alla perfezione, però per quanto riguarda quelli utilizzati normalmente, che non sono stati diversi giorni alla pioggia, calpestati da altri compagni del poligono, eccetera, sicuramente il risultato è molto apprezzabile. E anche l'opacità ovviamente rimane, questo non è possibile rimuoverlo semplicemente con un'azione meccanica. In quel caso vanno utilizzati alcuni additivi, come ad esempio cura lavastoviglie e tanto altro. E allora ragazzi, quindi abbiamo visto il primo lavaggio semplicemente con l'azione meccanica degli aghi che andavano a battere contro le superfici. Adesso utilizzerò oltre agli aghi anche un additivo, quindi proviamo a fare una seconda lavata a questi bossoli. Cerchiamo di pulirli il meglio possibile, perché ovviamente quel tipo di lavaggio non li rende lucidi come piace a noi tiratori, anche se è semplicemente un capriccio, perché effettivamente basta che siano puliti, non è necessario che siano lucidi, però anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi aggiunto l'additivo, mettiamo di nuovo i bossoli all'interno e vediamo dopo il risultato finale. Diamo un'occhiata, ragazzi, già così sono lucidissimi, guardate l'interno, non c'è assolutamente paragone da come erano quando li abbiamo messi all'inizio e adesso. È bastato semplicemente utilizzare un semplice additivo che come sempre risulta essere il cura lavastoviglie. Guardate che spettacolo, nuovi di zecca. Continuiamo ancora un poco con il lavaggio e vediamo il risultato fra qualche minuto. Ok, adesso togliamoli dal suo interno. Ragazzi, già si vede la pulizia dei bossoli, letteralmente nuovi. Adesso continuo a metterli in questo contenitore, vado a sciacquarli e poi ve li faccio vedere puliti per bene. E allora ragazzi, ho sciacquato i bossoli, come vedete, utilizzando quindi un additivo e soprattutto utilizzando una pallina, questa pallina in metallo, che gli ha permesso di muoversi ancora di più all'interno della vaschetta.
sono riuscito a ottenere degli ottimi risultati, davvero dei bossoli fantastici, puliti sia all'interno che all'esterno. Guardate anche la scritta, tutto perfetto, sembrano nuovi di zecca. Ok, va bene, pronti per essere ricaricati. E allora ragazzi, io ho finito anche con questo video sulla pulitrice ad aghi della Vevor. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poterla vedere sul sito internet. Ma solitamente questo tipo di pulitrici si trovano a prezzi molto più elevati, perché se non sbaglio c'era pure una sorta di copyright sul brevetto di questa macchina. Insomma, comunque i prezzi erano molto più elevati, qualcuno addirittura raggiungeva 600 euro. Obiettivamente con 150 euro riusciamo a ottenere praticamente lo stesso risultato. Adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!